planes are configured for launch. Dragon, SpaceX, Godspeed, go for launch. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. We got a roll program. Copy 1 Alpha. Buonasera, buonasera. Allora, intanto verifichiamo che sia tutto a posto, visto che la connessione ovviamente è saltata tipo 45 volte nel tentativo di entrare in live. Allora, audio desktop c'è, il microfono mi sentite perché l'ho settato prima. Poi c'è un'altra voce che vabbè non penso sia importante, ok. Tutto nella norma. Signori, come state?
Oggi guardiamo un po' di cose un pochino più interessanti del solito, anche divertenti, perché ho fatto un po' di ricerche e ho trovato questo video molto simpatico che, allora, tradotto sarebbe: possiamo costruirci una tuta spaziale con dello scotch. Che belle cose utili che vado a cercare, eh? No, allora, a parte quello che guarderemo, volevo dare un'occhiata poi anche alle ultime novità che c'erano per quanto riguarda la Starship, perché a quanto pare siamo proprio agli sgoccioli, cioè penso che forse dopodomani si parla del test, dello static fire, dell'accensione dei motori senza decollo della Starship. Quindi sarebbe bello poterla vedere insieme. Ovviamente non sarà possibile per tutta una serie di fattori quali io coinvolto in un esame, poi il lavoro, poi tutto quello che volete. Vabbè, però sono abbastanza sicuro che comunque se in questo mese verrà effettuato il test orbitale riusciremo a vederlo, perché io riprendo le attività universitarie, pardon, il 27 di febbraio, quindi speriamo che sia in questa fascia, preferibilmente non il lunedì e il martedì, che sennò è un bordello. E vediamo, perché cioè spero di poterlo portare, cavolo, cioè il test orbitale di Starship, puttana, porca di quella Eva. Cioè, lasciamo perdere che noi ci siamo già persi il lancio di Artemis 1. Meglio che non parlo, perché io il 29 di agosto, che ero al ritorno dalle ferie, ho fatto una corsa per controllare che effettivamente non fosse stata innescata la sequenza di lancio, che ci fosse il tempo di attivare la live e tutto. No, hanno più fatto una mazza. Il giorno che hanno lanciato Artemis ero al lavoro. Capite lo sclero? Lo sclero che mi sale ogni volta. Vabbè, allora. Vi avevo detto per Alien, sì, il pezzo è in transito, a quanto dice Amazon, quindi teoricamente dovrebbe arrivare. E quando arriverà, vi darò immediatamente le date di tutte le live che faremo a riguardo, perché Alien ho intenzione di fare delle live da 2 ore e mezza ognuna, sì, che ci sta anche perché saranno fatte di sera, quindi devo anche vedere io fino a quanto duro prima di crollare e dormire. Però penso che comunque sì, 2 ore e mezza bastino, avanzino, quindi ci sta, non è male. Allora, vediamo, intanto mettiamo anche il nostro in a nutshell qua dentro. Adesso ci saranno 45 pubblicità. Ah no, ok, strano. Fermati. Oh là. Giuro che prima o poi mi prendo un computer più potente. Vabbè. Allora, poi devo cercare pian piano le cose, perché abbiamo fatto tutto all'improvviso che ha saltata completamente la rete. Vediamo, Star. Ma perché c'ho sempre il maiuscolo impostato? Va bene, Starship. Vediamo se salta fuori SpaceX. Anche perché SpaceX ha modificato dei parametri nella sua pagina della Starship. Si è inchiodato tutto, ok. Bellissima, questa immagine qua è qualcosa di spettacolare, io spero che facciano il test il prima possibile. Hanno modificato i parametri della Starship, perché a quanto pare adesso può trasportare fino a 250 tonnellate in più rispetto a quelle che hanno previste, perché a quanto pare aumentano la cargo bay, lo spazio per il cargo all'interno della Starship. Quindi non male, questi sono già dei punti aggiuntivi per quanto riguarda le missioni private e di rideshare, ovvero che si ficcano più satelliti di più gente in un solo lancio e si sparano tutti in uno spazio. Molto carino.
è un ottimo modo per le agenzie spaziali di paesi in via di sviluppo di risparmiare, però comunque avere anche un loro programma spaziale, che non è male. Serve ad alzare gli animi, ad alzare le quote in borsa e soprattutto a creare nuove scoperte che possono essere utili ad un paese che si sta ancora sviluppando, come ad esempio l'India. L'India è un paese in via di sviluppo, eppure comunque hanno un programma spaziale, stanno facendo comunque delle innovazioni a riguardo, perché così tutte le scoperte a livello scientifico che poi faranno torneranno utili effettivamente anche per i cittadini indiani, e soprattutto gli serve perché noi continuiamo a parlare di climate change, cambiamento climatico. Tutto ciò lo testimonia la giornata di oggi, che ci sono 22 gradi a febbraio. Sono uscito fuori in maglietta corta, quindi i principali, diciamo, i principali stati che contribuiscono a questo fenomeno sono America, stati, continenti, pardon, adesso parliamo di continenti, poi di stati singoli. Abbiamo l'America e l'Asia, sono sono le maggiori zone da cui fuoriesce il diossido di carbonio, cioè la CO2, e hanno controllato effettivamente le emissioni maggiori a livello di stati. C'è anche l'India, che oltretutto è uno dei paesi più inquinati al mondo, perché se andiamo a vedere tipo il grafico della qualità dell'aria c'è da spararsi. Air Quality Map, adesso ve lo faccio vedere, vediamo se vediamo questa, spero non faccia così schifo. Vediamo. Ok, cioè ragazzi, cioè questa è l'India, questa è l'India, cioè noi abbiamo sì dei valori che sono fuori dalla norma, anelti in alcune zone, perché vabbè, questa penso sia Livorno, dove c'è la raffineria di petrolio. Cioè noi il massimo valore che raggiungiamo è di circa 161 ppm di inquinanti nell'aria. Qua ne raggiungono 652. Capite bene che i maggiori inquinanti arrivano da qua. Per non parlare qui, adesso se si togliesse questa pubblicità del cavolo dalle scatole, qua i contatori sono alle stelle, 2378. Cioè, penso che se stai qua una mezz'ora ti ritrovi con i polmoni sfasciati. Ma sfasciati. Allucinante. O c'è un incendio, può essere, perché può essere, di solito i contatori vanno in saturazione in caso di incendi vicini, o non ne ho più pallida idea. Cioè, è inquinamento. Anche qua in Kazakistan vedo che anche qua non giochiamo molto bene. Quindi vedete che le maggiori emissioni arrivano da qui. Però c'è un problema di fondo. Tu non puoi andare da un paese in via di sviluppo e dirgli non puoi emettere queste cose, perché sostanzialmente questi paesi stanno attraversando il livello di modernizzazione che abbiamo attraversato noi 200 anni fa, con le fabbriche alimentate a carbone, le auto a vapore, e quindi non puoi dargli una colpa. Loro stanno passando in un passaggio che abbiamo fatto anche noi. Il problema di fondo è che questo prolungarsi, perché l'abbiamo fatto sia noi, adesso lo stanno facendo anche loro, questo prolungarsi di questo fenomeno sta aggravando i problemi del clima. E quindi il problema degli inquinanti parte da tutta questa zona qua, ma il problema è che finché tu non risolvi i problemi che hanno, quindi malnutrizione, problemi nel campo scientifico, quindi proprio anche di creazione di metodi per coltivare queste cose qua,
questo rimane e quindi siamo a punta a capo. Niente, vabbè, tolta la parentesi WWF, torniamo alla nostra Super Starship. Cerchiamo di consolarci, di guardare questi razzi e non guardare il pianeta che sta morendo. Vabbè, e comunque, scusate un secondo. Perdonatemi, ma ho fatto una comunicazione tramite Google Home. Dovevo dire una roba nell'altra sala. È molto comodo, la domotica di Google è qualcosa di allucinante e estremamente utile in fase di streaming. Comunque, questa qua sostanzialmente è la famosa cargo bay, quella dove si ficcano i satelliti, tutte robine utili che serviranno da mettere in orbita, da portare su Marte, sulle stazioni orbitali e via dicendo. Quindi potenzialmente tipo la stazione Gateway potrebbe essere costruita a botte di lanci di Starship. E non è male perché lo fai in tempo 2 mesi. 2 mesi ce l'hai in orbita. Non è male. Comunque, vedo che infatti Space Station è fatta proprio anche per l'attracco alla ISS. Il giorno che vedrò questa bestia attaccarsi alla stazione sarà un giorno fantastico. Diventerò tipo pazzo. Sarà bellissimo vedere una Starship attraccata a questa incredibile struttura che orbita a 400 km sopra le nostre teste. E poi c'è questo qua, Moon Mission, che vabbè, c'è la versione Moonship come abbiamo già visto, e poi trasporto interplanetario, quindi dalla Terra fino a Marte, che quello però è ancora un piccolo problema, perché all'ESA stanno studiando metodi di criogenesi, non sto scherzando, criogenesi, per gli astronauti che andranno verso Marte. Questo ha due obiettivi. Il primo è risparmiare su cibo e acqua per gli astronauti, cibo e acqua e ossigeno. Il secondo è proteggerli dai danni delle radiazioni, perché se tu costruisci delle capsule messe in un unico luogo, estremamente protetto da qualsiasi forma di radioattività spaziale, gli astronauti non avranno, cioè avranno dei danni limitati, perché alla fine andare nello spazio non è proprio una passeggiata, cioè è un po' più complicato. Comunque questo qua è la simulazione dell'atterraggio su Marte, che io vi farei vedere molto comodamente perché mi sa che non l'avevamo vista. Questa qua è proprio la simulazione tecnica di quello che il computer vedrà in fase di atterraggio. Entrata iperbolica, cioè questo qua è la roba che vede il computer, quindi regolerà automaticamente l'assetto di della Starship in modo tale da accendere il motore ed atterrare. Cioè questo si gira, adesso sta entrando nell'atmosfera, tira giù una frenata della bestia perché ovviamente contatto con l'atmosfera ti frena, e poi c'è la manovra del belly flop, quella dove si gira, accende il motore e atterra, che è una figata. Cioè sta roba qua ogni volta a guardarla è qualcosa di pazzesco, non mi stancherò mai perché cioè sembra un videogioco, in realtà è tutto vero. Cioè sta roba qua volerà tra un paio di giorni, un paio di settimane. Vabbè, adesso praticamente a terra, non c'è niente di troppo nuovo. Vi tengo lì in suspense. Atterrerà o si schianterà? Va bene, vista la nostra cosa di Starship, che qua mi sembra tutto a posto, direi di passare al nostro video, nostro carissimo video del Could you make a spacesuit con il nastro adesivo. Adesso attiviamo i sottotitoli così non mi fucilate. Allora, traduzione automatica, andiamo giù, italiano, dov'è? Eccoti qua.
Vediamo se l'ha preso. Ok. So nice. Allora, vediamo un po'. Carica. Sì, devo abbassare Hello, un it's po' Scott Manley il here. volume del Imagine you portatile. are in some dire emergency situation where you have to make a spacesuit in a hurry, Basso and da all qua you perché sennò have il microfono is lo prende generic tutto construction l'audio. materials available to you. Can you make a suit out of duct tape that can Mamma keep che you alive qualità, a oh. little longer in the harsh vacuum of space? That is the question I keep getting asked ever since the final episode of the latest season of For All 80 mega, ma porca Eva, ma riusciremo mai? For All Mankind was released. So yeah, that is a minor spoiler for that show, but I'm not telling you who wears them. If you really care about such things, you should probably go and watch the show Sì, comunque si sta bloccando first. tutto. Now, first things first, I am going to be Facciamo saying una cosa, che vi metto il downgrade, tanto voi vedete fino a 720p teoricamente, quindi ve lo metto a 720 sperando che si veda comunque. E una cosa, mi sono dimenticato di dirvi questo: il podcast, ho fatto questa cosa qua, ho deciso di frenare un attimo con le pubblicazioni, perché comunque sto vedendo che effettivamente non c'è un responso, e quindi di conseguenza, non essendoci un responso da parte, cioè vedendo che non piace questa cosa, anche perché vedo che qua non se lo fila nessuno tranquillamente, ho deciso di frenare un attimo e dare priorità magari a delle cose che potrebbero interessare di più, perché il podcast sì, era bella come idea, ma secondo me dovremmo riprenderla in un secondo momento, quando magari siamo un pochino di più, perché mi sono reso conto che ho fatto forse il passo più lungo della gamba. Quindi freniamo un attimo il progetto podcast, quello di Geomars, lo teniamo lì perché tanto è lì, comunque siamo alla seconda puntata, ed eventualmente se poi aumenteranno, comunque aumenterà il seguito, comunque anche le visualizzazioni, le persone in chat, può essere che lo rimettiamo, però per il momento ho deciso di metterlo in pausa, anche perché è comunque un impegno in più. Già devo gestire comunque la parte di GeoSpace, che non è facile, cioè bisogna gestire automaticamente Instagram, TikTok, che è da un bel po' anche lì che non pubblico, Twitch, cioè comunque devo cercare delle cose da portare, quindi della serie diamo una frenata e poi riprendiamo tranquillamente. Comunque oggi guardiamo sia questo video che l'in a nutshell, e poi diamo un'occhiata ai dispositivi satellitari, perché sono una cosa carina. Ne ho parlato ai tempi dell'uscita dell'iPhone 14 Pro, e mi sembrava giusto riportare un attimo il discorso, perché sono dei dispositivi mica male, soprattutto se fate sport di montagna, o comunque vi trovate in zone qua in Italia dove non prende assolutamente il telefono, che non è una cosa così tanto difficile, occhio, perché qua in Italia ho notato che ci sono un sacco di zone dove veramente non arriva il segnale di alcun tipo, ma basta veramente andare a mezz'ora qua di strada da Milano, cioè fa paura la cosa. E penso che comunque guardare questi dispositivi qua, capire come funzionano con i satelliti, tutte queste cose qua, non sia affatto male, quindi dopo ce lo guardiamo. Comunque vabbè, adesso vi lascio in pace e ci the guardiamo words questo duct video tape a qua. lot, and that's not really the correct name. Don't use it to fix your air ducts. NASA calls the stuff grey tape, and it has been used in a couple of situations by astronauts to hack together solutions or problems in space or even on the moon. So coming back to the idea of making a pressure suit out of this stuff, in the context of the show, it's not about keeping the characters alive for hours in space, it's just about keeping them alive long enough to do some critical task that advances the plot.
So how long are we talking about this working for? Well, in aerospace medicine, there's this thing called the time of useful consciousness. And this is essentially a measure of how long you have after a rapid pressure loss before you aren't able to think straight. You might be conscious, you might be aware, but sostanzialmente una tabella che ti dice per quanto tempo tu, in caso di depressurizzazione, decompressione comunque della tuta, dell'ambiente in cui sei nello spazio, teoricamente tu puoi rimanere cosciente, o meglio, consapevole delle azioni che stai compiendo senza andare nel panico, per circa, qua si parla a 18.000 piedi, qua dicono 10-15 minuti dopo una decompressione rapida, 35.000 piedi va dietro fino a 15-30 secondi, fino ad arrivare ai 50.000 che praticamente sei nello spazio, che hai 5 secondi di tempo. Molto bello. You might not be able to add one and one. This is really relevant in aircraft where the time you have to solve a problem is altitude dependent. If you have a pressure loss at a higher altitude, you have less time to take corrective action, say to get the aircraft back to lower altitudes if you have a rapid pressure loss. Now, the human body is actually mostly there to support this brain up here. That needs a continual flow of oxygen to be delivered by the bloodstream. And the lungs, they offer a large surface area where oxygen in the atmosphere diffuses into the blood and carbon dioxide gets removed. If the air pressure drops, then the blood is leaving the lungs and being pumped around your system without enough oxygen. And then a few seconds after that, it will reach the brain. The oxygen levels in the brain drop and the brain starts to slow down or shut down. Okay. So anyway, even if there's no air in your lungs, you actually still have a few seconds because the blood is still carrying the oxygen around your body. So now the next thing I want to talk about is how much oxygen you actually need. Most humans are adapted for a pressure of 1 bar, 15 psi, with about 80% nitrogen and 20% oxygen. Although there are lots of people that live at higher altitudes and they have adapted so that their blood can carry more oxygen. But yeah, for most people going to higher altitudes, it decreases the atmosphere. Anche in caso di depressurizzazione, perché a una certa l'ossigeno diventa proprio tossico. And that in turn decreases the amount of oxygen available in the lungs. And if you go up to an altitude of about 30,000 feet, the same as an airliner, then the small amount of the oxygen in the air is only enough to keep your body consciousness or useful for about 1 to 2 minutes. But then if you replace the atmosphere with pure oxygen, say by having a breathing mask, then you'll actually be able to operate fine at 30,000 feet for long periods of time. And you can actually go up to about 43,000 feet, and that's the limit for breathing pure oxygen at ambient pressure and still being useful. Now, above this altitude, the problem is you need higher pressures in the lungs than the atmosphere around you. But there is something called positive pressure ventilation, where you're breathing. Basically, the oxygen is being forced into the lungs by the breathing apparatus at a higher pressure than the ambient air around you. And this works, but it's not what the body is used to. In fact, with pressure breathing, you have to work to breathe out and then you relax to breathe in. And according to one source, breathing out is like, trying to clear a snorkel if you're, blowing water out of it when you're diving. But anyway, there's actually still limits to this because you're more or less inflating your lungs like a balloon when you're using positive pressure. And if the pressure difference gets too high, the lungs can expand too much due to the lack of counter pressure from the rest of the body. And this will actually damage the lungs if it's too much. The lungs will rupture and then gas bubbles will get directly into your bloodstream, resulting in an... Allora, questo è un po' troppo tecnico secondo me. Cioè, per chi è tanto interessato va bene questo, perché è molto tecnico. Però volevo vedere una cosa un po' più pratica, cioè tipo un esperimento così. Ecco, tipo questo coso qua. Sta roba qua. È carina, così vi faccio sfondare le orecchie con un po' di alta pressione. Allora. Vabbè, ce la dobbiamo ciucciare, la pubblicità. Ok, meno male.
Salta annunci. Okay, today I'm going to be checking if you could make a spacesuit out of duct tape. So I had to make a minor modification to my vacuum chamber. Cioè, questo qua rischi veramente una trombosi. I made a little hole in it so I could actually put a glove in there Nel vuoto. and see what the glove feels like in the vacuum, see how stiff it is. And then after we do the glove experiment, I'll test if you could actually use duct tape to patch a hole in your spaceship. So I'll pretend that this is the hole that we need to patch and see if we could use duct tape to patch it. So first I'll be testing what would happen if you just used a regular latex glove as your space glove in space. And then I'll test a little stronger glove, a gardening glove that has some fiber in it, and see what happens if you were to use this in space. And then finally I'll put a duct tape glove in the vacuum chamber and see if it would hold up under the vacuum of space. So first let's see what happens if you were to use a regular latex glove as your glove in your spacesuit. Okay, so what I'm doing here is I just have the glove in here like this. Then I'm just taping it on here to get a good seal, and then I can stick my hand in here. Okay, so here's a normal latex glove. So now let's exit our spacecraft and head into space and see what happens with a latex glove. Okay, 3, 2, 1. Differenza di pressione. Se porti una bottiglietta d'acqua schiacciata dal, come si dice, dal fondovalle, se tu vai in cima alla montagna, questa è come se tu l'avessi aperta, ma in realtà non c'è niente dentro, quella poca aria. It's no longer a glove, it's a balloon. So you can see how it's just hollow in there. Whoa, it scared me. So that's what would happen if you wore a latex glove in space. So if we're gonna make a real space glove, then we need some thicker material. So next I'm gonna try a fabric reinforced rubber glove. So this rubber is a lot thicker than the latex, and also it has this material inside that is a little bit resistive to stretching. So now let's see if we can get it to a lower vacuum in there and see what happens to the glove. Okay, now I have my gardening glove. Let's see what this looks like under vacuum. Okay, here we go. 3, 2, 1. Okay, we're at 0.9 atmospheres, 0.8. .7 atmospheres. We're at half an atmosphere. Okay, let's hold it right there. So we're at half an atmosphere. And this is just pretty rock hard to move, but I can move it. Let me bend my fingers in here. It's really hard to do anything. There's a lot of force. Okay, and let's keep going now. Okay, I sprung a leak. Let me see if I can fix it. Okay, so looks like we got a hole in the glove. So this made it to about half an atmosphere before it gave out. Basically, if you could just give some supports to it, then it wouldn't bow out in the big parts. So let's see if we can do that. So I've added a little duct tape support to keep it strengthened in the parts that were puffing up too much. Duct tape glove, 3, 2, 1. So you can see now that the duct tape is holding it from puffing out, so we can get to a much lower pressure. So now I've just strengthened the glove by wrapping duct tape on it, mummy style, around each finger and around the midsection of the hand that tends to puff up.
Okay, so every time I got a little bit over half an atmosphere, the glove just got sucked into the vacuum chamber because I don't have a really good way of sealing and holding the glove onto the hole. So I'm just going to go ahead and put the glove in the vacuum chamber and we should be able to test the same thing. Instead of having it exposed to the hole, I just tied off the end of the glove and put it in the vacuum chamber. So basically we can check if the glove doesn't explode at full vacuum, that means it would work in space. Okay, duct tape glove in a vacuum chamber. 3, 2, 1. Puffing up. We're at half an atmosphere. .4 atmospheres. Ok. We're at .2 atmospheres. Sembra reggere. .1 atmospheres. Our gloves looking fine in there. Okay, we're at full vacuum now. So it looks like our duct tape held up. So if you had your hand in there right now, it would be really stiff to try to move. Basically because it's pressurized to around 14 pounds per square inch, greater than the outside vacuum around it. Okay, so we're at full vacuum right now, and our duct tape glove is holding up. Okay, so you can see there are areas of the glove that still don't have duct tape on it, but they're not exploding. So this is just latex here. And the reason they're not exploding is because the surface area is so small. So the greater the area, the greater the force on it. So if you have just a tiny amount of area, then it's not going to explode in the vacuum. So if you have just a small amount of area exposed, it's really not that important. What's important is that you keep the major areas tight, and then you can hold in the pressure. Okay, let's let the air back in. 3, 2, 1. Back to atmospheric. So you can see the glove is totally fine. No holes in it, and it's back to atmospheric pressure now. So if you were really going to wear a duct tape spacesuit in space, you'd actually have some problems. Because besides just keeping your suit pressurized, you actually need some more protection. So besides the layers of the suit that keep in the pressure, you also have an innermost layer that protects from micrometeoroids in space. So in the atmosphere, we're protected from these micrometeoroids because they burn up in the air, but in space you're not protected from them, so they need some thick restraint that stops little tiny rocks from penetrating them. Next, they need protection from thermal radiation, and so they have 5 different layers of aluminum PET film, which is just mylar. So if duct tape could make a spacesuit, could you use it to patch a hole in your ship? So let's pretend that this is a hole in your spaceship. So out there is the vacuum and in here is your ship, and you want to patch it up, but all you have is duct tape. So let's see if that would work. Ok, adesso praticamente sta facendo la prova del tappare un buco e vedere se esiste al vuoto dello spazio. Okay, can duct tape save your spaceship? 3, 2, 1. You can see it start to suck in. Point 3. .1 atmosphere, it's holding up. Okay, we're at full vacuum now. Looks like the duct tape's holding up. Should we see what happens if we pop it? 3, 2, 1. Oh, it didn't even break. So it looks like duct tape can come in quite handy in space. You can use it to make an impromptu spacesuit, and you can also use it to patch your spaceship.
So on the movie Mars, when Matt Damon patches his helmet with duct tape, that's actually very realistic and easily possible because this hole was much bigger than the hole he patched, and the duct tape can easily hold it up. Hey, thanks for watching another episode of the Action Lab. I hope you liked it. If you have any questions about this video, let me know in the comments section, or any suggestions you want me to... Bello. Niente, facciamo scorta di scotch per andare nello spazio. Non quello da bere però, Quello da bere lo evitiamo, perché nello spazio essere ubriachi, cioè ti basta veramente niente. Cioè se tu vai nello spazio, teoricamente ti ubriachi più in fretta, perché i fluidi corporei sono talmente mescolati dal fatto che sei in microgravità che ti basta veramente tipo cioè meno di uno spritz e sei veramente fuori di testa. È qualcosa di magico, lo so. Il potere della scienza nello spazio. Allora, noi avevamo visto l'altra volta, come si dice, gli interni della Starship per Marte. Questa invece è quella per la Luna, che non l'avevamo vista. Diamogli un'occhiata. Pubblicità che sembrava un video. Ok, non si capisce più una mazza, sta laggando come... U-Track is a project management system that's designed to be flexible. You can customize projects to meet the exact... Hello and welcome to the Small Stars channel, and we have a treat for you today. We're going to take a tour of an interior designed for humanity's spaceships of the near future. So let's hop right inside the SpaceX lunar starship. No matter which version of SpaceX's next-generation spacecraft gets decked out with an interior for humans, the inside volume of a starship... Ho visto in fretta un po' di sotto, non cambia niente. Perché ho chiami della Lunarship allora, mannaggia. Allora. Vediamo un po'. Allo Stellar Engine. Bello, potremmo anche vedercelo perché si ricollega il tema dei motori a fusione nucleare dell'altra volta. Non è male. Dude Perfect l'abbiamo già visto. Figo. Qua c'è la... Ok, questa roba qua tenetela d'occhio, perché è la live 24/7 da Starbase. Cioè qualsiasi cosa stia facendo SpaceX, questa gente qua lo sa subito, perché sono lì. Quindi se volete novità proprio al microsecondo andate da loro, perché hanno i fondi, hanno le telecamere, hanno il personale per fare tutta questa roba, quindi GG per loro. Noi invece ci limitiamo a commentare in post quello che succede e a vedere un po' i segreti di tutte queste meraviglie. Allora, devo vedere se caricasse. Questi qua sono tutti i gameplay della colonizzazione con Kerbal Space Program, che vi devo dire, se la serie di Alien andrà bene in porto, quindi vedrò che ci saranno un po' più di persone, un po' più di interazione, potrei valutare altri tipi di giochi, però per ora ci limitiamo a vedere come andrà Alien. Niente, vabbè, dai, direi di passare al perché la vita aliena potrebbe essere la nostra fine, visto che tanto siamo sempre molto allegri. Direi che passiamo direttamente a questo. Allora, sottotitoli in italiano. Nice. Ovviamente se sentite le campane in sottofondo è perché qua hanno deciso di fare la messa. Bacteria on Mars.
weird alien fish in the oceans of Europa, and also ancient alien ruins. Si collega al discorso che abbiamo fatto della missione Mars Sample Return, quella per riportare campioni marziani sulla Terra, perché ho parlato di problema di sicurezza biologica. Che cosa vuol dire? C'è il rischio che magari noi non lo sappiamo, ma nelle rocce marziane potrebbe esserci qualche forma di vita cellulare, quindi anche aliena, che se arrivasse qua sulla Terra potrebbe sterminare tutto o comunque renderci la vita un inferno. Quindi è per questo che gli scienziati sono molto cauti nel maneggiare queste cose. Anche i campioni lunari vengono sempre maneggiati, oltre al fatto per non contaminarli con le nostre schifezze, vengono sempre maneggiati in cappe di biosicurezza, in queste cabinette chiuse dove tu usi dei guanti che sono collegati, cioè proprio tutto sigillato. Utilizzi questi guanti qua o in alternativa proprio delle mani robot per toccare, comunque analizzare la polvere lunare, perché c'è sempre il rischio che ci possa essere qualcosa, magari non lo sappiamo, non abbiamo ancora i mezzi per vederlo, magari c'è quel microrganismo lì e tutto bene. È il mio tetto che sta tremando, fantastico, che bello il vento. Vabbè, direi che possiamo continuare. On Titan. Wouldn't that be great? Well, no. It would be horrible news. Devastating even. It could mean that the end of humanity is almost certain and that it might be coming soon. Why? Why would the most exciting discovery of our lifetime be bad? Quella forma di vita è senziente e ha bisogno di risorse, noi siamo spacciati, perché noi siamo come una forma. Let us imagine the development of life from its inception to us today as a flight of stairs. The first step is dead chemistry that needs to assemble itself into self-replicating patterns, stable and resilient, but also able to change and evolve. The second step is for our early life to become more complex, able to build more complicated structures, and use the available energy much more efficiently. On the next step, these cells combine to become multicellular beings, enabling unbelievable variety and further complexity. The step above sees the species evolve big brains, enabling the use of tools, culture, and shared knowledge, which creates even higher complexity. The species can now become the dominant life form on its planet and change it according to its needs. First, shy attempts to leave its planet are happening. This is where we are now. It's in the nature of life as we know it to reach out, to cover every niche it can. And since planets have a limited carrying capacity and lifespan, if a species wants to survive, it will look for more places to spread to. So the steps above the current ones seem logical. Colonize your own solar system, then spread further to reach other stars. To the possible final step, becoming a galaxy-wide civilization. It's very likely that this is a universal principle for civilizations, no matter where they're from. If a species is competitive and driven enough to take control over its planet, they'll probably not stop there. We know that there are up to 500 billion planets in the Milky Way, at least 10 billion Earth-like planets. Many have been around billions of years longer than Earth. But we're observing 0 galactic civilizations. We should be able to see something, but there's nothing. Space seems to be empty and dead. This means something is preventing living things from climbing the staircase beyond the step we're on right now. Something that makes becoming a galactic civilization extremely hard, maybe impossible. This is the Great Filter, a challenge or danger so hard to overcome that it eliminates almost every species that encounters it. There are 2 scenarios. One means we are incredibly special and lucky. The other one means we are doomed and practically already dead. It depends on where the filter. Ma la PlayStation 4 l'ho venduta su subito a uno di Bari. E sei nata fino a lì? Comunque io mi sono rotto le
Ma che ti immagini? Con tutto subito l'ho spedita gratis, ho guadagnato così bene che ho preso un monopattino. Vendi subito con tutto Non subito. sembra che YouTube sia in difficoltà a livello di visualizzazione, cioè comunque la gente guarda. No, io non ho detto niente, ho già mangiato, sto benissimo, adesso anzi vado a prendermi... It depends on where the filter is on our staircase. Behind or ahead of us? Scenario 1. The filter is behind us. We are the first. If the filter is behind us, that means that one of the steps we passed is almost impossible to take. Which step could it be? Is life itself extremely rare? It's very hard to make predictions about how likely it is for life to emerge from dead things. There is no consensus. Some scientists think it develops everywhere where the conditions are right. Others think that Earth might be the only living place in the universe. Another candidate is the step of complex animal cells. A very specific thing happened on this step, and as far as we know, it happened exactly once. A primitive hunter cell swallowed another cell, but instead of devouring it, the two cells formed a union. The bigger cell provided shelter, took care of interacting with the environment and providing resources, while the smaller one used its new home and free stuff to focus on providing a lot of extra energy for its host. With the abundant energy, the host cell could grow more than before and build new and expensive things to improve itself, while the guest became the powerhouse of the cell. These cells make up every animal on the planet. Maybe there are billions of bacteria-covered planets in the Milky Way, but not a single one apart from us has achieved our level of complexity or intelligence. We humans feel very smart and sophisticated with our crossword puzzles and romantic novels, but a big brain is first and foremost a very expensive evolutionary investment. They are fragile. They don't help in a fistfight with a bear. They cost enormous amounts of energy. And despite them, it took modern humans 200,000 years to get from sharp sticks to civilization. Being smart does not mean you get to win automatically. Maybe intelligence is just not so great, and we're lucky that it worked out for us. Scenario 2. The filter is ahead of us. Plenty of others died already. A great filter before us is orders of magnitude more dangerous than anything we encountered so far. Even if a major disaster killed most of us or threw us back thousands of years, we would survive and recover. And if we can recover, even if it takes 1,000,000 years, then it's not a great filter, but just a roadblock to an eventual galactic civilization. On universal timescales, even millions of years are just the blink of an eye. If a great filter really lies before us, it has to be so dangerous, so purely devastating and powerful that it has destroyed most, if not all, advanced civilizations in our galaxy over billions of years. A really daunting and depressing hypothesis is that once a species takes control over its planet, it's already on the path to self-destruction. Technology is a good way to achieve that. It needs to be something that's so obvious that virtually everybody discovers it, and so dangerous that its discovery leads almost universally to an existential disaster. A large-scale nuclear war, nanotechnology that gets out of control, genetic engineering of the perfect superbug, an experiment that lights the whole atmosphere on fire. It might be a super-intelligent AI that accidentally or purposely destroys its creators. Or things that we can't even see coming right now. Or it's way simpler. Species competitive enough to take over their planet necessarily destroy it while competing with each other for resources. Maybe there are runaway chain reactions in every ecosystem that once set in motion are not fixable. And so once a civilization is powerful enough to change the composition of its atmosphere, they make their planet uninhabitable 100% of the time. Let's hope that that's not the case. If the filter is ahead of us, our odds are really bad. What we can hope for. This is why finding life beyond Earth would be horrible. The more common life is in the universe, and the more advanced and complex it is, the more likely it becomes that a filter is in front of us. Bacteria would be bad, small animals would be worse, intelligent life would be alarming. Ruins of ancient alien civilizations would be horrible.
The best case scenario for us right now is that Mars is sterile, that Europa's oceans are devoid of life, and the vast arms of the Milky Way harbor only empty oceans hugging dead continents. That there are billions of empty planets waiting to be discovered and to be filled up with life. Billions of new homes waiting for us to finally arrive. How likely is it that we'll find life outside of Earth that is similar to us? Well, that depends on how many planets there are out there in their star's Goldilocks zone, the area around a star where water can be liquid. Because stars come in all sizes and configurations, this zone is different for every star system and requires a little bit of physics to figure out. If that sounds like fun to you, this quiz from Brilliant helps to break down the maths for exactly how... Voglio bene, ma direi che passiamo tranquillamente. Bene. Vediamo un po'. Ecco, il paradosso di Fermi è un'altra cosa che dovremmo vedere, ma secondo me è un po' troppo, è già un po' troppo complicato, perché il paradosso di Fermi parla proprio del livello di evoluzione che ha una civiltà aliena, ed è abbastanza complicato capirlo perché è proprio espresso molto in modo molto strano. Quindi vediamo, no, fine dello spazio, vediamo Gold Apocalypse, non so che cavolo sia. Eccolo. Come terraformare Marte con i laser. Questo l'abbiamo già visto, però l'avevamo già visto, me lo ricordo. Ecco, questi qua sono i wormhole. Ecco, per tornare in tema dei wormhole, oddio, i buchi a forma di verme. Consegnala. L'eredità che lascerai inizia ora. Comunque, adesso Hogwarts, se qua Harry Potter mi lascia parlare, Legacy, scrivila. Scusate, vi silenzio un attimo. Mi sono arrivate adesso le immagini da Boston e raga, ma che cavolo sta succedendo? Ci sono meno 70 gradi a Boston. Ah no, in Washington. Mount Washington. Cioè, allucinante, meno 70 gradi. Mamma mia. Meno 70 gradi. Cioè, noi quella temperatura lì, io me lo ricordo ancora, avevamo visto a suo tempo il video, quello di Rui Chenet, che era a come cavolo si chiamava quella città lì? Non Omilyakon, un'altra. Kupiansk, una roba del genere, può essere. E vabbè, era nella profonda Russia, cioè era proprio in Siberia, e lì c'erano meno 70 gradi. Ma lì andava bene perché è nel mezzo della tundra, porca miseria. Qua stiamo parlando di Boston, cioè Mount Washington è attaccato a Boston. Porca Eva. Cioè, allucinante. Vabbè, lasciamo stare. Ormai sto pianeta sta andando a fammenga ed è per questo che dobbiamo sbrigarci a costruire le astronavi e andare su Marte. A bit like a black hole. Light from the other side passes through and gives you a window to a faraway place. Once crossed, the other side comes fully into view, with your old home now receding into that shimmering spherical window. But are wormholes real, or are they just magic disguised as physics and maths? If they are real, how do they work, and where can we find them? For
For most of human history, we thought space was pretty simple, a big flat stage where the events of the universe unfold. Even if you take down the set of planets and stars, there's still something left. That empty stage is space, and it exists, unchanging and eternal. Einstein's theory of relativity changed that. It says that space and time make up that stage together, and they aren't the same everywhere. The things on the stage can affect the stage itself, stretching and warping it. If the old stage was like unmoving hardwood, Einstein's stage is more like a waterbed. This kind of elastic space can be bent and maybe even torn and patched together, which could make wormholes possible. Let's see what that would look like in 2D. Our universe is like a big flat sheet. Bent in just the right way, wormholes could connect two very, very distant spots with a short bridge that you could cross almost instantaneously, enabling you to travel the universe even faster than the speed of light. So, where can we find a wormhole? Presently, only on paper. General relativity says they might be possible, but that doesn't mean they have to exist. General relativity is a mathematical theory. It's a set of equations that have many possible answers, but not all maths describes reality. But they are theoretically possible, and there are different kinds. The first kind of wormholes to be theorized were Einstein-Rosen bridges. They describe every black hole as a sort of portal to an infinite parallel universe. Let's try to picture them in 2D again. Empty space-time is flat, but curved by objects on it. If we compress that object, space-time gets more curved around it. Eventually, space-time becomes so warped that it has no choice but to collapse into a black hole. A one-way barrier forms, the event horizon, which anything can enter, but nothing can escape, trapped forever at the singularity at its core. But maybe there is no singularity here. One possibility is that the other side of the event horizon looks a bit like our universe again, but mirrored upside down, where time runs backwards. In our universe, things fall into the black hole. In the parallel universe with backwards time, the mirror black hole is spewing things out a bit like a Big Bang. This is called a white hole. Unfortunately, Einstein-Rosen bridges can't actually be crossed. It takes an infinite amount of time to cross over to the opposite universe, and they crimp shut in the middle. If you go into a black hole, you won't become the stuff coming out of the white hole. You'll only become dead. So, to travel the cosmos in the blink of an eye, humans need a different kind of wormhole, a traversable wormhole. If string theory, or one of its variations, is the correct description of our universe, then we could be lucky, and our universe might even have a tangled web of countless wormholes already. Shortly after the Big Bang, quantum fluctuations in the universe at the smallest scales, far, far smaller than an atom, may have created many, many traversable wormholes. Threaded through them are strings, called cosmic strings. In the first billionth of a trillionth of a second after the Big Bang, the ends of these tiny, tiny wormholes were pulled light years apart, scattering them through the universe. If wormholes were made in the early universe, whether with cosmic strings or some other way, they could be all over, just waiting to be discovered. One might even be closer than we realize. From the outside, black holes and wormholes can look very similar, leading some physicists to suggest the supermassive black holes in the center of galaxies are actually wormholes. It will be very hard to go all the way to the center of the Milky Way to find out though, but that's okay. There might be an equally extremely hard way to get our hands on a wormhole. We could try to make one. To be traversable and useful, there are a few properties we want a wormhole to have. First, it must obviously connect two distant parts of space-time, like your bedroom and the bathroom, or Earth and Jupiter. Second, it should not contain any event horizons which would block two-way travel. Third, it should be sufficiently sized so that the gravitational forces don't kill human travelers. The biggest problem we have to solve is keeping our wormholes open. No matter how we make wormholes, gravity tries to close them. Gravity wants to pinch it closed and cut the bridge.
leaving only black holes at the ends. Whether Naso chiuso, Actifed decongestionante, libera rapidamente il naso e la segnetto giallo che ti dice qua c'è una pubblicità. spirale in argento protegge la soluzione dai batteri. Whether it's a traversable wormhole with both ends in ours, or a wormhole to another universe, it will try to close unless we have something propping it open. For very old string theory wormholes, that's the cosmic strings job. For man-made wormholes, we need a new ingredient: exotic matter. This isn't anything like we find on Earth, or even antimatter. It's something totally new and different and exciting, with crazy properties like nothing that's ever been seen before. Exotic matter is stuff that has negative mass. Positive mass, like people and planets and everything else in the universe, is attractive because of gravity. But negative mass would be repulsive. It would push you away. This makes a kind of anti-gravity that props open our wormholes. And exotic matter must exert enormous pressure to push space-time open, greater even than the pressure at the centers of neutron stars. With exotic matter, we could weave space-time however we see fit. We may even have a candidate for this exotic matter, the vacuum of space itself. Quantum fluctuations in empty space are constantly creating pairs of particles and antiparticles, only for them to be annihilated an instant later. The vacuum of space is boiling with them, and we can already manipulate them to produce an effect similar to the negative mass we're looking for. We could use this to stabilize our wormholes. Once we're keeping it open, the ends would start together, so we'd have to move them around to interesting places. We could start by wiring the solar system, leaving one end of each wormhole in orbit around the Earth. We could fling others into deep space. The Earth could be a wormhole hub for a vast interstellar human civilization spread over light years, but only a wormhole away. However, wormholes have a dark side. Even opening a single wormhole kind of breaks the universe in fundamental ways, potentially creating time travel paradoxes and violating the causal structure of the universe. Many scientists think that this not only means they should be impossible to make, but that it's impossible for them to exist at all. So for now, we only know that wormholes exist in our hearts and on paper in the form of equations. We know you want to know more about universe stuff, so we're trying something new. Allora, signore, comunque, facciamo una bella cosa. Che oggi chiudiamo qua. E la prossima volta io ho già un programmino, non volevo portarlo tutto adesso perché sennò poi ovviamente non ci sono cose per le prossime live, quindi direi che a sto giro ci fermiamo qua. La prossima volta vi porterò un video di come lavorano i geologi nell'ambito spaziale, che è molto interessante, e tutto l'ambito dove studio, quindi lì potrò dirvi delle cosine in più rispetto a questo. E nulla, quindi della serie rimanete aggiornati. Comunque su Instagram qualcosa riesco a mettere, lo so, è un periodo un po' del cavolo perché tra esami, tra le cose, non sto pensando più di tanto, devo essere sincero, a GeoSpace, e per certi versi è giusto così perché se no la mia vita al di fuori è un casino, quindi devo mettere prima a posto quella e poi comunque le cose arriveranno, tranquilli, non vi preoccupate. Tanto io vi ringrazio per essere stati qua con me anche oggi e ci vediamo sabato prossimo o prima, se mi arriverà finalmente questa benedetta scheda di acquisizione grafica per la PlayStation, così possiamo giocare finalmente ad Alien Isolation tutti assieme. Ragazzuoli, vi ringrazio per tutto e ci vediamo sabato prossimo.